Ehi, benvenuto o benvenuta sul canale. Oggi parliamo del Google Pixel 10 Pro XL. L'ho tenuto in tasca e l'ho messo alla prova a fondo. C'è la storia della batteria che mi ha fatto impazzire all'inizio, ma c'è soprattutto la verità sull'esperienza utente qui in Italia. Parleremo di fotocamere, di Tensor G5 e soprattutto di funzionalità mancanti. Questa è la mia recensione onesta, pensata per chi acquista in Italia. Siete pronti? Iniziamo subito. Partiamo dalle certezze di ogni pixel, il software. Ti assicuro che è l'esperienza Android più pulita, fluida e minimale che tu possa trovare. Zero rallentamenti, un'interfaccia leggerissima. A livello di hardware abbiamo due grandi miglioramenti. Primo, Pixel Snap, che significa avere il supporto MagSafe sul Pixel. Poter usare caricatori, portafogli e accessori magnetici è una comodità incredibile. E la ricarica wireless, essendo C2.2, arriva fino a 25 watt sul modello Pro XL. Secondo, la ricarica rapida è migliorata. Raggiungere il 70% in soli 30 minuti è un sollievo che ho apprezzato ogni giorno. E il design? È pulito, elegante, per me uno dei più belli in assoluto. Peccato per le cornici che restano grandi se confrontate con i rivali. C'è chi lamenta che il display si graffi con estrema facilità. Io, devo dire la verità, non ho notato questi problemi nel primo mese di utilizzo senza pellicola protettiva. Tuttavia ho preferito applicarla subito dopo, per pura tranquillità, perché un vetro più resistente in un flagship del genere me lo aspetto. E qui arriviamo al punto dolente, che è purtroppo fondamentale per noi in Italia. La magia del Pixel sta nella AI, ma le funzioni veramente rivoluzionarie sono ancora bloccate in Italia. Grazie agli ultimi aggiornamenti, in particolare al Pixel Drop di novembre, abbiamo visto l'arrivo in Italia di alcune cose. Ora abbiamo la registrazione delle chiamate, i riassunti delle notifiche basati sull'IA e finalmente la traduzione vocale che supporta l'italiano durante le chiamate. È un inizio incoraggiante, ma acquistando questo top di gamma non potrei usare le funzionalità che definiscono il salto generazionale, quelle che trasformano davvero l'interazione con il telefono, come Hold for Me e Next Gen Call Screen. Le funzioni che permettono al telefono di mettersi in attesa al tuo posto con i call center o di filtrare chiamate sconosciute in modo intelligente. Magic Q nella sua forma avanzata, quella che analizza email, messaggi e calendario per fornirti suggerimenti contestuali in modo proattivo. Call Scam Detection, Take a Message e Call Lots 2.0, che agiscono come una segreteria digitale avanzatissima, identificando le truffe in tempo reale o prendendo appunti dettagliati delle tue conversazioni. Ask Photos, la funzione che ti permette di fare domande complesse alla tua galleria foto, come trovami le foto scattate a Natale dove c'è anche mia madre. Funzioni come Edit for Me, che ho provato a testare, semplicemente qui non esistono. Alla fine, con tutte queste assenze, l'esperienza software per me non è poi così diversa da un Pixel 9 Pro XL. Ottieni una fotocamera fantastica, un design rifinito, ma il salto di qualità promesso dalla AI più profonda è un lusso che, da utente italiano, ti viene negato. Torniamo all'hardware, partendo dalla nota più amara, la batteria. Nelle prime settimane era terribile, scendeva sotto il 20% nel secondo pomeriggio con un uso normale. Ero un po' furioso. Fortunatamente un corposo aggiornamento software ha corretto tutto. Ora l'autonomia è ottima. Questo dimostra che bisogna aspettare prima di bocciare, anche se è inaccettabile che un top di gamma esca con un'ottimizzazione così lacunosa. E poi c'è il Tensor G5. Lo ripetiamo, non ha la potenza bruta di uno Snapdragon 8 Elite. Nell'uso quotidiano è impeccabile, fluidissimo, ma se lavori con l'esportazione video o fai attività davvero pesanti, il divario si sente e il telefono tende a scaldare in modo evidente in quelle situazioni. A un prezzo da flagship uno si aspetta la massima potenza. Sulla fotocamera invece si va sul sicuro. Zero critiche, almeno se facciamo riferimento alle foto. Il comparto fotografico è incredibile. I sensori, in particolare il teleobiettivo 5, offrono una qualità eccezionale, foto nitide, dettagliate e con un contrasto bellissimo. La fotocamera principale continua a regalare le immagini più realistiche nel mondo smartphone, gestendo le luci difficili e il buio in modo magistrale. La iZoom 100X o ProRes Zoom è divertente, fa un lavoro sorprendente su soggetti lontani e statici, ma se il soggetto è in movimento o se la AI sbaglia l'interpretazione, il risultato è inutilizzabile. Tuttavia, in molti casi può risultare comodo e rendere una foto scattata ad un soggetto lontano molto più interessante e utilizzabile. L'unico vero rammarico sono i video. La stabilizzazione è molto migliorata, ma manca quel tocco di professionalità.
Diciamo che Google per il prossimo futuro deve tralasciare un po' il lavoro sulla parte fotografica, ovviamente senza abbandonarla per non rischiare di rimanere indietro, e sfruttare tutte le sue potenzialità per rendere la qualità dei video paragonabile a quella offerta dai suoi principali concorrenti, in particolar modo gli iPhone. Non c'è una modalità Pro completa e soprattutto non c'è la registrazione log. Mentre i concorrenti di questo livello la offrono, Google continua a limitarci. Poi c'è Video Boost per la qualità massima, l'ho usato e il video finale è fantastico, ma preparati, perché l'elaborazione sul cloud richiederà ore. Per un creator o per un semplice utente che vorrebbe avere subito a disposizione il video per condividerlo con gli amici o sui social, è un limite enorme. E la gestione di questa funzione è un incubo. Spesso mi è capitato di attivare Video Boost, chiudere l'app fotocamera e riaprirla dopo pochi secondi per registrare, convinto che fosse ancora attivo. E invece l'opzione si era già disattivata, facendomi perdere l'opportunità di sfruttare questa interessante funzionalità. Sarebbe molto più funzionale se fosse possibile mantenere la modalità Video Boost sempre attiva e magari decidere di annullare il caricamento cloud solo in un secondo momento, oppure ancora meglio, riuscire a richiedere la magia del Video Boost solo dopo aver terminato la registrazione. Così com'è, è macchinoso e ti fa perdere l'attimo. Il mio verdetto per chi compra in Italia. Il Pixel 10 Pro XL è uno smartphone eccellente. Ha la fotocamera Android migliore, un design bellissimo e un software pulito. Ma a livello di esperienza software, non aspettarti un salto generazionale se vieni dal Pixel 9 Pro XL o da un modello recente. La mancanza delle funzioni AI più impattanti è un prezzo alto da pagare. Stai comprando un flagship a prezzo pieno, ma ottenendo un'esperienza software limitata rispetto ad altri paesi. Se decidi di accettare queste assenze in cambio della fotocamera e del software più pulito, compralo. Ma sappi cosa stai perdendo. E ora tocca a te. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di queste differenze regionali. Ti farebbero rinunciare all'acquisto? Se il video ti è stato utile, iscriviti e lascia un like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!